poi ci fu la pausa pranzo e poi il pomeriggio la classe delle cantanti. Classe delle cantanti. Sacco di musiciste sì, di cantanti, perché tu mi hai sempre detto che appunto le classi di Berry c'erano molte cantanti. Molte cantanti, la classe era strutturata nel piano class al mattino e poi il pomeriggio c'era le cantanti e poi l'improvvisazione, quindi per tutti quanti, fiati e quant'altro. Ora, le classi di canto consisteva che si prendeva un brano, si leggeva il testo, lui si concentrava moltissimo sul testo, in modo che, loro erano quasi tutti anglofoni, quindi sapevano quello che stavano dicendo, ma in classi successive in Italia ricordo che si soffermava molto sull'aspetto del testo, di capire esattamente cosa stavi dicendo. E di correggere comunque in qualche modo la pronuncia. E il pianista, che era seduto al pianoforte, in quel caso non io, doveva suonare il brano e trasportarlo in 6, 7, 8 tonalità diverse, in tempo reale. Quindi io per tutti quei 5 giorni ero di fianco al piano a cercare di capire che stava succedendo, più che altro ascoltavo, perché non ero assolutamente in grado di fare quello che facevano loro. Non ero in grado di prendere una canzone e di trasportarla, non conoscevo le tonalità a sufficienza da poter fare questo. Comunque, e questo, quindi veniva suonata la canzone, veniva curata la melodia, quindi veniva suonato esattamente il tema come era stato scritto dall'autore, e lui esigeva che le cantanti rispettassero il tema prima di permettersi di fare variazioni, perché lui, essendo jazzista, è ovvio che non ti diceva di non fare le variazioni, ma di fare su un qualcosa che comunque conosci, non di variare un qualcosa che non sai neanche tu che cosa stai variando. Quindi una grande cura del testo, della melodia, del testo e della melodia. Dopodiché si cominciava a suonare, appunto, come stavo dicendo, nelle varie tonalità, dopodiché le cantanti sceglievano la tonalità di loro gradimento. Era proprio tipo una performance, tipo un concerto. Il cantante prendeva il microfono, diceva ok, fa maggiore, il pianista ok, l'introduzione, partivano in tempo, e questa era la classe di canto. Poi la classe di improvvisazione, quindi fiati. Anche lì veniva preso un tema, i temi classici, a partire dal blues, Cherokee, Ivor Rhythm, proprio le cose, diciamo, basilari, o i brani tipici, tipo Grooving High, tutti i mascheramenti
Mascheramenti cosa sono? Delle canzoni già esistenti con un altro tema sopra costruito. Ok. No? Per esempio, Someone's music, how favorite tune, da 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 da, how high the moon, e Parker scrive ok? Quindi mascoramenti di questo tipo, per dire, per esempio una canzone, si imparava il tema della canzone, poi si imparava la melodia, il mascheramento, dopodiché si incominciava a lavorare sul brano, no? Che tonalità è, dove va la relativa minore, oppure no? Quindi si faceva un'analisi, diciamo grosso modo, del brano, ci faceva suonare le scale corrispondenti del brano, per esempio se sei in sol maggiore, ipotesi, no? Poi non so, metti che il brano faceva do, sol minore, do, e lui ti faceva fare la scala di do settima, ok? Quindi ti faceva fare un'analisi del brano, dopodiché lui, partendo da lì, componeva un solo estemporaneo, non si può neanche chiamare un solo perché era un'improvvisazione costruita sul momento. E come faceva? Prima dice ok, scala di sol la conosciamo, prendiamo le prime 5 note, pavadibida, tobodibabobaba, e poi da lì a mo' di mosaico costruiva questa cosa che faceva poi praticare a tutti quanti in time. E poi lui spiegava, non è che voleva che tu facessi quelle frasi, voleva farti sentire com'era la sensazione di stare nel tempo in un certo modo. Dopo la classe di improvvisazione c'era una piccola pausa e in Olanda c'era ancora la piano class alle 6 di sera. Provate a immaginare, aveva avuto un ictus e praticamente era una forza inesauribile, una grande voglia di dare. E poi a sua volta credo che riceveva pure, perché lo disse pure, una volta uno gli fece la domanda: Where do you get all that energy? Da dove prendi tutta quell'energia? I'm getting it from you, risponde lui, la prendo da voi. In realtà era un discorso di dare e avere, no? Come ben sappiamo. E quindi feci questi 5 giorni di fuoco. E grazie a Barry incontrai tantissimi musicisti olandesi e non solo. Musicisti che venivano un po' da tutto il mondo. C'era questa pianista giapponese di nome Tomoko, bravissima, che studiava lì, adesso è tornata in Giappone, credo già da un bel po' di tempo. Ma volevo dire 2 parole su Franz, che è quello che ha messo in piedi questa cosa. Barry era un musicista che si definiva a street musician, un musicista che aveva imparato a suonare in strada, come facevano loro. E mi raccontò poi più avanti, che quando era ragazzo che andava nei bar, c'erano i vecchi che suonavano, mi diceva: guarda che ti mettevano dritto subito, questi erano preparatissimi. Quindi lui aveva imparato in questo modo. Franz invece aveva studiato musica classica, sempre coltivato la passione del jazz, quindi lui scriveva in tempo reale tutto quello che diceva Barry, perché Barry non scriveva nulla, lui cantava. Parti dalla settima, arriva la tonica, fai una terzina con la settima, lui ti descriveva le cose e te le cantava. E dira, ok, play that, dira, e Franz lo scriveva.
Perché ovviamente Franz e Beethoven erano costantemente alla lavagna a scrivere tutto quello che lui diceva. E quindi c'era questa sinergia tra loro, E Barry era d'accordo che scrivesse. assolutamente. Barry non gli interessava che quello che tu facevi, no, assolutamente sì. Lui le diceva, poi dopo chi le ripeteva a mente o chi le leggeva, Certo. sì, poteva essere d'aiuto anche perché appunto in queste classi c'erano dei livelli estremamente diversi. C'era gente molto avanti, c'era anche gente che era indietro, come me per esempio. Però la cosa magica che lui aveva era quella di riuscire a dare tutto a tutti, cioè nel senso che se eri a A ti dava gli elementi per passare a B e se eri a C ti dava gli elementi per passare a D. Qualcuno lo definì l'insegnante zero. Quello è un numero che si è messo davanti a un altro numero, No. cambia qualcosa. Tornando a Franz. Franz era una persona incredibile, molto schivo, non parlava molto e quando parlava non parlava a vanvera, non sprecava conversazioni, anzi si irritava molto spesso quando sentiva parlare a vuoto. Ma se gli facevi una domanda e lui percepiva che la domanda era vera e allora lì ti rispondeva. E ricordo che una sera eravamo appunto a casa di Franz dove a parte si mangiava benissimo, lui è un grandissimo cuoco, lui e la moglie. Era una signora giapponese di nome Arumi. E ricordo insomma, di serate assieme a Barry dove si ascoltava dischi e dove a volte discutevamo tra di loro, no, secondo me quell'accordo lì, no, vabbè. E io mi sono stato, che dire, molto fortunato, benedetto avere avuto l'opportunità di essere in questo tipo di situazioni, perché chi lo conosceva Franz, chi conosceva questo mondo, ed è stato appunto grazie all'incontro con Barry. Però stavo raccontando che una volta dissi con Franz, una di quelle sere, Franz, quando accompagno mi sembra di fare sempre le stesse cose. Eravamo a casa sua e stavamo ascoltando la musica, era l'ultimo giorno dei 5 giorni di Barry e lui mi rispose, it's nice to do the same things, è bello ripetere le stesse cose, mi rispose. E la piantò lì. 5 minuti dopo mi disse, vedi, io una volta ho suonato con Don Byers. Don Byers era un grandissimo tenorista. Stavo suonando con lui e a un certo punto lui fa una run, una volata col sax e colpisce una nota strana, particolare. Poi si ferma, mi guarda e dice, Franz, quella nota che avevo suonato è una nota sbagliata, ma fa qualcosa, acchiappami, fa qualcosa anche tu. E mi disse, Franz, you got to listen, devi ascoltare, devi reagire a quello che senti. E quella era la risposta vera. No, prima mi disse, è bello rispetto alle stesse cose, e 5 minuti dopo invece mi diede la risposta vera, l'ascolto. E posso concludere questo primo giro in Olanda che alla fine di tutto quanto andai a salutare Barry e lui mi abbracciò e mi disse we are blessed, siamo benedetti, e mi diede un'occhiata che io da non vedente ti garantisco che percepì e mi dissi ma com'è possibile? Hai avuto un ictus, non hai un problema al braccio sinistro, non riesci a muovere la mano e dici siamo benedetti, è una frase che mi ha fatto riflettere, forse è una di quelle che mi ha cambiato la vita.
Dio.